Bentornati Sky Kids e benvenuti in un nuovo episodio in cui raccontiamo la storia di Sky. Di fronte all'uscita del tempio di Prateria Diurna, perché dobbiamo continuare il nostro viaggio in quella che viene chiamata Foresta Nascosta. In questa zona introduttiva, dove i vasi che abbiamo iniziato a conoscere, le barche così simboliche per il popolo delle stelle, abbracciano il mondo della foresta nascosta fatto di alberi e nuvole incredibili, troviamo la nostra confortevole lobby. Ciò che andremo a scovare oltre questa porta è un mondo affascinante e misterioso. Un mondo in cui le creature di luce abitavano indisturbate e che oggi ci risulta totalmente privato della sua forza. Come abbiamo già detto in passato, Foresta Nascosta non è un posto in cui gli abitanti del popolo delle stelle avevano creato realmente una città. Chi era scappato dalla democratica, così possiamo definirla, Prateria Diurna, voleva autonomia, voleva indipendenza, voleva provare l'ebbrezza di poter essere finalmente ciò che il suo popolo era sempre stato, un popolo di viaggiatori alla scoperta di un posto in cui vivere ed emozionarsi. Strutture come questa ci ricordano le prime fondamenta, quelle che abbiamo raccontato nel video precedente. Casette costruite sugli alberi o negli alberi, nel caso dei tronchi più grossi. Un popolo fatto di esploratori che voleva semplicemente varcare questa soglia, guardare l'immensa foschia in cui erano immersi gli alberi e meravigliarsi di ciò che avrebbero trovato. Ma ecco un primo problema che ogni giocatore di Sky deve affrontare, il primo vero pericolo. La pioggia qui lava via la luce. Inizia a ledere le speranze di un mondo totalmente pacifico. Benvenuti nella Foresta Nascosta. C'è una frase che accompagna questa mappa, quella che avete potuto vedere appena sono rientrato qui. C'è un mistero nella foresta nascosta. Dice: proteggi la tua luce e trova l'origine del potere antico. Il potere antico, qualcosa di misterioso che però costituisce la verità di questo posto. Abbiamo già evidenziato come le strutture, che qui possiamo ben vedere, non sono sicuramente strutture per gli abitanti, bensì strutture atte a proteggere in maniera efficiente il segreto di questo posto. A un certo punto il popolo delle stelle scopre qualcosa nelle viscere di questa foresta che non doveva essere divulgato, o meglio, doveva essere protetto da chiunque avesse voluto approfittarsene. Prima di giungere però nella parte finale di questa mappa e quindi rivelare effettivamente quale segreto costituisce questo posto, andiamo ad esplorare un po' anche questa zona, perché ci sono delle cose fondamentali. La seconda area di questa mappa ci illustra chiaramente come edifici antichi scavati nella roccia, proprio come abbiamo visto nella Prateria Diurna, si alternano a edifici con massi di struttura quadrata o rettangolare. Dunque convivono in questo posto l'una e l'altra cosa. Ciò che è straordinario è ritrovare anche in casette più antiche come questa
i primi laboratori di ciò che poi sarà effettivamente la sorpresa finale. Vi ricorda qualcosa? Sono le gemme e la struttura in cui vengono incastonate che troviamo proprio nelle porte, le famose porte di cui abbiamo spesso parlato. Eppure questo non era un magazzino costruito nella fase successiva di Sky, era un posto costruito da loro, dagli avventurieri, dagli esploratori, da coloro che ancora capivano che l'unione fra popolo delle stelle e natura doveva persistere se si voleva vivere pacificamente. Se nella zona antecedente abbiamo visto molte più strutture in legno, qui le strutture quadrate, così come questi piccoli tempietti, diventano più regolari, ma si alternano in maniera quasi omogenea con altre strutture, non più legno ma massi, non più strutture curve ma rettangolari e quadrate. Eppure, in questo mondo, sopravvivono ancora dei piccoli giacigli di quella che fu la prima colonizzazione di quest'area, un altro falò, proprio come quello dell'inizio, protetta in questo caso da questa struttura credo lignea e credo naturale. In questa parte di mappa gli spiriti che ritroviamo sono tutti spiriti avventurieri. Sono spiriti che amano giocare, che scherzano fra di loro, che romanticamente si accompagnano l'uno all'altro e che quindi mostrano ancora quel lato di Sky che noi ben conosciamo, il lato più giusto, più romantico, più vicino all'essere naturale. Coloro che, nonostante le difficoltà che questo posto gli arrecava, riuscirono a costruire una convivenza pacifica. Non abbiamo certezza sul fatto che anche in passato la pioggia lavasse via la luce. La luce è ciò che mantiene in vita il popolo delle stelle. Di questo ne abbiamo certezza da quando il film The Two Embers è uscito nei cinema di Sky. Anche se non potevano adoperare la luce come fanno gli Sky Kids, il popolo delle stelle aveva comunque come linfa vitale questa energia luminosa. E una volta che gli viene sottratta, si iniziano a manifestare delle forme di cristallizzazione sulla loro pelle. Fino al punto in cui la loro vita si spegnerà. Questa zona, a dispetto di quella successiva, sarà abbastanza risparmiata dalla furia della guerra. Gli alberi sono ancora tutti intatti, le costruzioni sono intatte. Non c'è segno di un'effettiva distruzione, se non piccoli segnali che però possono derivare anche dal lungo periodo di tempo che è passato. Questa struttura sembrava inizialmente ben più complessa di come la vediamo adesso, ma tutte le altre hanno mantenuto integralmente la loro funzione. Sia quelle più antiche, come questo ponte costruito con un tronco d'albero, sia quelle più moderne, come questo ponte costruito invece in pietra. La foresta nascosta si apre a tutti gli Sky Kids
come un mistero da decodificare, come una fusione brutale fra chi decise di sfruttare questo terreno e chi invece decise di entrarci solo per spirito di avventura. Qual è dunque il mistero della foresta nascosta? Aspettate ancora un po', seguitemi e lo scopriremo insieme. Per il momento vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima esplorazione della foresta nascosta e ricordate, illuminate sempre il vostro cammino.